Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex, questo è il solito canale, quello che andate a vedere quando volete qualcosa di curioso e soprattutto che parla di modellismo, diorama, tutto quello che riguarda la creatività. E quindi oggi parliamo, ve lo dico tra poco. Quando si fanno dei modellini, dei diorama, qualsiasi cosa che è inerente al mondo in miniatura, poi è necessario dopo un po', se non da subito, fargli qualche foto, fare qualche cosa che insomma imprima nella memoria sia fisica, nel senso dell'hard disk del PC piuttosto che quella del telefono, un'immagine di questo modello che avete creato o che state creando, perché magari volete fare delle foto a step. Ma per chi ha già il modellino fatto e vuole farlo vedere al mondo, con i social è possibile, ormai lo sappiamo, ci sono varie modalità. Si può usare il telefonino, adesso ci sono smartphone che fanno foto veramente incredibili, anche se per quanto mi riguarda, piacendomi la fotografia, la macchina fotografica non potrà mai sostituire, o meglio, lo smartphone non potrà mai sostituire una macchina fotografica, però alcuni magari non si possono permettere una macchina fotografica, oppure semplicemente non vogliono andare in giro con il peso maggiore della macchina fotografica, l'obiettivo, anche se solo fosse una compatta, è un qualcosa in più da portarsi in giro oltre al telefono. Ma usando una compatta piuttosto che una macchina fotografica tradizionale con obiettivi intercambiabili si possono fare veramente delle foto eccezionali. Il pro è che avete la possibilità di trovare degli obiettivi di tutti i tipi. Ovviamente adesso poi ci sono gli adattatori e potete adattare il vostro parco ottiche se già ne avete uno. Per esempio nel mio caso io avevo e sono partito con delle ottiche Nikon, perché ho sempre avuto Nikon, poi sono passato al micro 4 terzi di Panasonic e ho dovuto prendere degli adattatori per poter utilizzare gli stessi obiettivi, che poi sono diventati completamente manuali nel caso usassi la Panasonic, ma tant'è che io ho sempre lavorato in manuale, quindi non ho questo grosso problema. Ci sono degli adattatori che ovviamente vanno a trasmettere quelli che sono gli automatismi dell'obiettivo, che sia Nikon, che sia Canon, che sia di tutte le altre marche, alla macchina che avete, però sono un po' costosi, perché effettivamente quello che costa meno forse è intorno ai 150 euro e secondo me, a meno che non abbiate una vastità di obiettivi da dover adattare a un nuovo sistema piuttosto che altro, secondo me la spesa non vale la pena, anche perché poi con macchine nuove magari tendi a prendere quegli obiettivi che sono inerenti già alle macchine nuove. Per esempio io da qualche tempo, da qualche anno, uso micro 4 terzi e quindi quando mi serve mi appresto a prendere degli obiettivi che sono micro 4 terzi, ma ovviamente ho anche degli obiettivi vecchi e quindi li dovevo adattare. Non mi sono fermato a questo e oggi vi parlo della fotografia ai modellini, perché ho trovato un obiettivo veramente, diciamo così, non dico cinese, ma insomma di qualità discutibile, ma che in realtà non è tanto la qualità discutibile, e in realtà non è neanche discutibile lui, è semplicemente che costa poco, costa una trentina di euro. L'ho trovato su Amazon, ho detto fammelo provare, perché ero curioso di provare questo obiettivo. Questo obiettivo in particolare è questo, è un obiettivo 25 mm, tutto manuale ovviamente, 25 mm f1.8 con l'apertura maggiore. Arriva fino a f16, non arriva fino a f22, ma f16 è già più che abbondante, perché se volete fare per esempio dei panorami con l'F11 dovreste essere più o meno tutto a fuoco. Poi varia da obiettivo a obiettivo, ma chi più chi meno, insomma intorno all'F11 dovreste avere tutto a fuoco, senza poi andare a perdere, ovviamente in ambito giorno, quindi con la luce, non dovreste andare a perdere tantissima qualità.
Vi parlo di questo obiettivo perché ho fatto delle foto con questo obiettivo a dei modellini che ho, per farvi vedere e farvi una comparazione con altri obiettivi, perché qualcuno si potrebbe divertire. Io con questo qua mi diverto un sacco perché è tutto manuale, poi è tutto di metallo, non è fatto per le macchine fotografiche ma è fatto per le camere di videosorveglianza, quindi non ha cose strabilianti. Una cosa strabiliante, per quello che mi riguarda, ma perché mi piace così, è la ghiera per gli F, quindi per l'apertura, che è di un fluido pazzesco, e più la usate e più diventa fluido, è una cosa incredibile. E poi la messa a fuoco, anche questa ovviamente come tutti gli obiettivi non ha scatti, ma anche questa è molto ben frizionata, perché non è troppo dura, non è troppo molle, mentre quella degli F è un po' più morbida ma si tara veramente bene. Infatti con gli F, quando ci sono gli scatti sull'obiettivo, voi non avete cose intermedie, livelli intermedi, quindi dovete andare da F1.8 a 2, a 2.8, a 4 e così via, mentre con questo andate gradualmente. 30 euro di obiettivo hanno sfornato delle foto di questo tipo. Le foto che avete visto non sono post prodotte, così come sono uscite dalla macchina, le ho fatte con la mia GX80, quella più compatta, e con questo obiettivo. Quindi l'unica impostazione che ho sulla macchina sono, diciamo così, uno stile immagine un po' più saturato del normale, ma quelle sono ormai impostazioni che possono avere un po' tutte le macchine, quindi ognuno è libero di personalizzarle, ma la qualità dell'immagine è quella che vedete. Ho provato anche ad andare a tutta apertura e non ci sono riuscito, perché poi la profondità di campo veramente è ridottissima e non riuscite magari a mettere a fuoco bene, ma ho provato con tutta apertura, anzi era a f2.8 se non ricordo male, ed essendo così luminoso questo obiettivo ha fatto entrare veramente un sacco di luce. Il risultato è questo. Quindi avete visto una foto molto chiara che qua praticamente bruciata nella parte bianca, e il povero Commander che è un po' sbiadito perché veramente entrava tantissima luce già a f2.8, una cosa incredibile. Come vi dicevo, non ho post prodotto queste immagini, così come sono uscite ve le sto facendo vedere, né più né meno. Adesso vi faccio vedere un confronto tra questo obiettivo cinese, diciamo cinese sì, ma giusto per avere un'identità, questi sono obiettivi CCTV per essere più precisi. Ho fatto un confronto tra questo 25 mm f1.8, delle foto con questo Nikon, ovviamente un po' più costoso, 35 mm f1.8, e un discutibile non tanto, perché è un signor obiettivo che arriva da tempi andati, che usava il mio nonno quando usava l'analogica, ed è un Pentacon un 50 mm f1.8. questo che vedete è l'adattatore che uso per adattare le Nikon al mio sistema micro 4 terzi. Questo a sua volta ha l'adattatore da M42 a Nikon, quindi posso usarli un po' in tutti gli ambiti che mi pare.
Questi sono i 3 obiettivi che ho usato per fare le foto che adesso vi faccio vedere, e vi faccio vedere prima le foto fatte più o meno nella stessa posizione per avere un raffronto ideale, solo messa a fuoco ovviamente da distanze diverse perché gli obiettivi hanno focali diverse, ma la resa ve la faccio vedere così. Non vi scrivo assolutamente sotto quale è uno e quale l'altro, ve lo farò vedere dopo e mi aspetto i vostri commenti per vedere quale vi piace di più, o se avevate capito magari qual era quello da 25 mm CCTV, per non dire cinese, oppure un altro obiettivo. Questa è una cosa, è una prova che ho voluto fare e sono curioso di vedere i vostri commenti su come è venuta fuori. Un'immagine che ho fatto più o meno nello stesso modo per farvi capire appunto qual è la differenza. Ecco le immagini. Non so se avete capito la differenza, e visto che non avete capito probabilmente la differenza, ma lo dico io che comunque di foto ne faccio, adesso vi faccio il confronto di tutte e 3 scrivendovi sotto qual era l'obiettivo usato per fare quella foto, così avete un raffronto e mi sapete dire quale secondo voi, o quale vi piace di più, o quale secondo voi è meglio. Così, tanto per vedere come si comporta appunto questo 25 mm che con 30-35 euro ve lo portate a casa, con l'adattatore forse arrivate a 40, ma neanche, e quindi insomma potrei anche consigliarvelo. Io mi sono divertito un sacco con questo obiettivo qua. Adesso vediamo qual era la differenza. Bene, io sono arrivato alla fine di questo video molto particolare, ma che parlava di fotografia abbinata al modellismo, e quindi questo vi ho fatto vedere degli esempi, ma era per farvi capire che anche con un obiettivo da così poco basta avere un'idea e basta avere un po' le basi della fotografia, che qualche scatto buono viene fuori. Adesso io ho provato questo, non ho provato a fare altre cose fuori, ma perché il nostro ambito è quello modellistico e quindi mi sembrava giusto fare un raffronto di questo tipo. Spero vi sia piaciuto questo video, ditemi sempre cosa ne pensate, perché insomma mi sto evolvendo, come si suol dire, e vado anche a prendere altri argomenti che sono più o meno inerenti al modellismo o a quello che sono le mie passioni. Quindi spero di esservi stato utile. Se volete fare qualche acquisto, comunque qua sotto trovate tutti i link e il negozio Amazon dove ci sono tutti i prodotti che ho provato, testato e di cui posso parlarvene, altrimenti non ve ne parlo. E quindi iscrivetevi al canale se volete e magari condividete, che ne sapete. Ci vediamo al prossimo video, e quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!